Quante volte capita di saltare il pranzo oppure consumare un pranzo abbastanza frugale? Non so, frutta secca, frutta fresca, crackers, quindi non proprio un pranzo completo. Devo essere sincera, anch'io spesso lo faccio perché per lavoro nell'ora di pranzo sono sempre abbastanza impegnata. E poi magari la sera si va a consumare la cena tardi, perché poi ci mettiamo sempre in mezzo la palestra, i bambini, il calcio, lo sport, il nuoto, quindi si arriva tardi a casa, si prepara la cena tardi, quindi si va a cenare intorno alle 21, 21:30, quindi diciamo un po' tardi. E uno studio ha dimostrato però che se si vanno a consumare le stesse kilocalorie del pranzo alla cena, quindi non parliamo di diversificazione calorica, abbiamo un'influenza diversa sul peso. Questo perché? Perché nel momento in cui noi andiamo a consumare tardi la nostra cena, il corpo va a reagire diversamente all'insulina, quindi va ad avere una minor sensibilità all'insulina e normalmente se il nostro corpo è programmato, diciamo, per bruciare il grasso, in questo caso non viene bruciato. Anche perché solitamente una volta che noi consumiamo la nostra cena, cosa facciamo? Ci buttiamo o a letto o ci buttiamo sul divano, quindi non facciamo chissà quali grosse attività. E inoltre, un'altra cosa che va ad influenzare la cena tardi sul nostro organismo è legato ai ritmi circadiani, ovvero il classico orologio biologico che ognuno di noi ha all'interno dell'organismo e si va a ripercuotere su ormoni, su metabolismo e anche sulla variazione del peso. Una cosa fondamentale per perdere il peso, per mantenere il peso stabile, è quella di andare a consumare la maggior parte del nostro pasto nella prima parte della giornata. Quindi è fondamentale fare una colazione abbondante, un pranzo nutriente e lasciarsi per la sera una cena più leggera. Anche perché, come vi dicevo prima, cenare tardi e cenare abbondantemente la sera va a influenzare i ritmi circadiani e quindi, come vi dicevo, metabolismo e ormoni, però va ad avere un'influenza anche sulla nostra digestione, in quanto la digestione risulterà più lenta. Se noi abbiamo una digestione più lenta, questo andrà a ripercuotersi anche sul nostro gonfiore. Digestione più lenta vuol dire gonfiore addominale. Un'altra condizione legata al cenare tardi è legata al reflusso gastroesofageo. Nel momento in cui noi consumiamo il nostro pasto e ci buttiamo subito sul divano, si va ad avere una maggiore predisposizione al reflusso gastroesofageo, ovvero rimane aperta la valvola fra esofago e stomaco e quindi tutto l'acido contenuto nello stomaco mi risale lungo l'esofago e questo mi va a causare bruciore. E poi, per tamponare la situazione, si ricorre ad esempio al classico Gaviscon. È importante quindi stabilire, diciamo, degli orari della cena, ma ovviamente è anche fare attenzione a cosa andiamo a mangiare e quanto ne mangiamo. C'è un po' un detto che io dico sempre ai miei pazienti: bisognerebbe fare una colazione da re, un pranzo da principe e una cena da povero, in modo tale da distribuire in maniera corretta le kilocalorie nell'arco della nostra giornata e andare a rispettare anche quello che è il nostro organismo, perché il nostro organismo funziona correttamente nel momento in cui noi andiamo a rispettare gli orari. E poi la sera arriviamo sempre stanchi, quindi siamo stati 12 ore fuori casa, il traffico, i bambini, il lavoro, si arriva stanchi e solitamente si tende a fare una cena meno salutare, nel senso si apre il frigo e la prima cosa che abbiamo la mettiamo sul tavolo, non so, salumi insaccati, cibi confezionati, sott'olio, sott'aceto, per fare una cosa veloce perché siamo stanchi e vogliamo solo metterci a letto. Però è fondamentale ricordarci che una volta ogni tanto può anche starci una cena non da nutrizionista, mettiamola così, però è fondamentale scegliere anche gli alimenti adatti per il nostro organismo per facilitarne il lavoro nelle ore notturne. E poi un'altra cosa fondamentale è dare il buon esempio ai bambini, perché molta dell'educazione alimentare dei bambini dipende da quello che si vede a casa, quindi dagli alimenti che vengono consumati normalmente a cena. Un altro aspetto da tenere in considerazione è andare a considerare il tempo
da quando mangiamo a quando andiamo a dormire. Deve trascorrere almeno un tempo di 3 ore. Questo per facilitare la digestione e quindi evitare di sovraccaricare il nostro organismo nelle ore notturne. Quindi, mi raccomando, ricorda di non cenare tardi la sera, di scegliere dei cibi leggeri in modo tale da favorire la tua digestione e di non sovraccaricare troppo il tuo organismo. Io sono Ilaria, sono una biologa nutrizionista e ti invito a seguire il mio canale e la mia pagina in modo da poter avere dei consigli per poter trattare al meglio il tuo organismo.